Amico dei profumi, benvenuto o bentornato sul mio canale Un profumo per amico. Oggi parleremo di quanto costa un profumo. In che senso? Il profumo lo paghiamo a volte tantissimo, ma vedremo che in verità costa pochissimo produrlo, in molti casi, non in tutti. E vedremo anche la differenza tra un profumo commerciale e uno di nicchia, quindi anche riguardo i costi. Come mai in alcuni casi, ma non in tutti, ricordiamolo, un profumo commerciale costa di meno, diciamo così, di uno di nicchia. Pronti? Iniziamo intanto da cosa è composto un profumo. Vedete, quindi abbiamo un tappo, in questo caso è un tappo di plastica. Quanto costerà questo tappo? 10-20 centesimi. Qui abbiamo invece un tappo un pochettino, vedete, più elaborato, anche fatto con la tecnica del kintsugi, poi vedremo in altri video i vari profumi, e quindi costerà un po' di più. Però supponiamo che in linea di massima arriviamo massimo, ma dico un prezzo folle, quindi mi mantengo sempre molto alto apposta, a €1 di tappo. Vediamo invece le bottiglie, cioè in questo caso vedete la bottiglia è più particolare, qui ha fatto uno standard Hermès con tutte le bottiglie, quindi ne fa anche produrre molte, che dipende anche quello, se ne fai produrre molte spendi di meno. Comunque anche la bottiglia in generale, a parte casi strani, arriva al massimo a €1, quindi vediamo abbiamo per il momento ben €1 più €1 e siamo a €2. Poi c'è il packaging esterno, in molti casi quello di cartone. Possono essere molto più belli, possono essere più semplici. In linea di massima però il cartone 1-2 €, non di più, anche quelli più elaborati ti costano. Quindi sempre stando molto larghi, per l'involucro esterno, quindi poi arriveremo anche all'essenza, al profumo che c'è internamente, sono €4. Il profumo invece dentro la boccetta quanto mi costa? Allora intanto consideriamo che il 70-80, anche di più a volte, per cento è alcol. L'alcol ha un costo irrisorio, cioè rispetto, io dico €1, ma in alcuni casi è molto di meno, quindi siamo a 5, vedete, ben €5, ma esagero, sappiate che sto facendo uno dei prezzi massimi. Le materie prime, allora per quelli commerciali sicuramente le materie prime sono di facile riproduzione, quindi molti, ma non tutti, in alcuni casi sono anche materie prime naturali, le materie prime comunque costano abbastanza poco. Le formule possono andare dai 3-4 €, diciamo, fino a profumi un po' più elaborati, invece quelli di nicchia, con materie prime molto costose, non migliori, attenzione, perché non esiste in profumeria un concetto di migliore o peggiore. Significa che semplicemente c'è del caviale dentro e l'altro c'è una lasagna, come dico io, ma non è detto che la lasagna vi piaccia di meno del caviale, ok? Quindi in questo caso può costare di più. Massimo il costo formula, se sia un costo molto alto, va a costare intorno ai 12-13 €, ok? Quindi facendo la somma, per un profumo molto caro tra l'altro, arriviamo a spendere 18-20 €. Madò, è pochissimo, direte voi, anche perché sono stato anche largo, capito? In molti casi però c'è anche tutta la catena, quindi pensiamo anche alla distribuzione. È un po' come quando voi al supermercato prendete le banane, per dire, le pagate €3, ma ovviamente il supermercato le ha pagate ad esempio la metà. Quindi i vari passaggi quali sono e come mai, e soprattutto è vero che è giustificato il prezzo? Vediamolo. Il primo passaggio, ad esempio, è quello di prendere le essenze, quindi prendere le essenze da una casa essenziera esterna può costare un pochettino, però quello l'abbiamo già incluso nel costo della formula. Tante volte, come per dire i profumi di Fragonard, che sta a Grasse, costano di meno perché è fatto tutto lì.
quindi sono fatte le essenze, sono fatte le bottiglie, tutto locale, e anche le materie prime sono locali, quindi se andate a vedere i profumi di Fragonard, che sono considerati profumi di nicchia, vedrete che costano molto di meno rispetto che altri profumi. Altra cosa, la profumeria di nicchia può essere anche una profumeria, in alcuni casi, artigianale. Cosa significa una profumeria artigianale? Che prendo effettivamente delle materie prime costosissime e ne produco pochi pezzi. Cosa significa? Che all'interno del profumo quella formula diventa molto più cara, andrà per dire a 50-60 euro, ci metto magari dell'oud naturale, poi vedremo anche le differenze fra i vari oud, però andrà ad alzarsi, e soprattutto se abbiamo un profumo fatto in casa, chiamiamolo così, però con tutti i rismi e crismi, quindi certificato eccetera, un profumo artigianale ovviamente fatto in meno pezzi, paghi di più le bottiglie, paghi di più i tappi, quindi va ad aumentare molto il prezzo. Però arriviamo al dunque, ma scusate, perché poi tante volte poi un profumo lo paghiamo 200 euro se, come abbiamo visto, quelli più venduti anche di nicchia, alla fine magari ti costano al massimo 20, e ho esagerato, perché ci sono tanti passaggi e ci sono soprattutto due motivi particolari. Il primo è la distribuzione, perché se un profumo, ad esempio, è all'estero o comunque è anche italiano, ma da solo non riesce a fare pubblicità, non riesce ad avere la rete di agenti, eccetera, lo vende al distributore, e il distributore deve guadagnarci, quindi dovrà venderlo almeno al doppio del prezzo, ok? Quindi il brand lo dovrebbe, pagandolo 20 euro, supponiamo, deve guadagnarne almeno 20, cioè altrimenti che senso ha? Quindi il distributore l'avrà a 40. A sua volta la profumeria, che oltretutto deve prendere anche lei diversi pezzi e deve venderli, deve avere il suo guadagno, poi oltretutto li prende e non sa se alla fine li vende o meno, quindi pagherà ad esempio un po' di più perché deve guadagnarsi. Il distributore pagherà 80 e li rivenderà all'utente finale a 160, quindi in generale un profumo che voi pagate 160 costa 20. Oddio, direte, mamma mia, ma allora mi stanno derubando. Assolutamente no, perché tutta la catena fa il suo lavoro, il profumiere ti fa tutto il percorso attrattivo, tu puoi scegliere un profumo che ami di più, ti fa vedere tanti profumi, ti dà dei campioni, quindi fa il suo lavoro. Il distributore manda gli agenti in giro, spende per gli agenti, spende per prendere i profumi, quindi anche lui sta facendo il suo lavoro. Altrimenti andate con la macchina direttamente da Hermès se ve li dà, o andate da L'Omalis se ve li dà, bussate e gli chiedete se ve li dà a 40 euro, perché meno di 40 deve guadagnarci anche lui, ok? Quindi mi raccomando, è molto importante non sottovalutare le figure intermedie, quindi il costo di un profumo non è tanto le materie prime, come sento spesso dire, ma sono due le cose: la catena, diciamo, di distribuzione e soprattutto l'originalità. Perché come un quadro, supponiamo un quadro, i colori non costano niente, quindi teoricamente la Gioconda dovrebbe costare 4 soldi, perché comunque i colori, quanto avrà speso Leonardo da Vinci? Pochi, non mi ricordo qual era la moneta di quel tempo, comunque pochi dinari, ecco, diciamo così. Invece quello che lo differenzia, così come differenzia la nicchia, è il fatto dell'originalità. Quindi il fatto che tu crei qualcosa di nuovo, impiegando ovviamente tempo, impiegando un naso, si chiamano, quindi i nasi che hanno anche studiato per fare fragranze, tanti anni, hanno studiato la chimica, e quindi succede che dopo tanto tempo, tu devi pagare anche loro, ricordiamocelo, oltre che la pubblicità in alcuni casi, quindi alla fine tutti questi costi devono essere ammortizzati. Ed è per quello che tante volte il profumo costa tanto, perché tu stai comprando un pezzo unico.
Quindi se sei più povero ci sono anche gli equivalenti e poi vedremo anche come si fanno gli equivalenti in un video, seguitemi in un video successivo, ma in generale un profumo originale appena uscito costa abbastanza perché ci sono tutti i passaggi e soprattutto perché è un'opera unica che potete avere solo voi o pochi altri in base al vostro gusto personale. Quindi quanto costa un profumo produrlo? Abbiamo visto poco, ma voi pagate esattamente quello che prendete. Dovete solo stare attenti a scegliere il profumo giusto, a non prendere una copia, a veramente trovare quello che vale l'originalità della fragranza. E lì avete veramente speso i vostri soldi nel modo giusto. Quindi seguitemi, fatemi tutte le domande, così se posso vi rispondo. Alla prossima!